Sono Marco Pellizzola, un artista italiano. Siamo qua nel mio studio a Cento, in provincia di Ferrara. Ho iniziato la mia carriera artistica alla fine degli anni 70. Ho frequentato l'Accademia di Belle Arti a Bologna e dall'inizio degli anni 80 ho cominciato ad esporre in varie sedi in Italia e all'estero con mie opere. La mia formazione culturale è stata legata, oltre che all'Accademia, a lavorare con un personaggio per me molto importante e storico, che è Severo Pozzati Sepo, che è stato un cartellonista pubblicitario dei primi del Novecento. Poi concorsi nazionali, ho vinto un concorso per poter insegnare all'Accademia, ho iniziato la mia attività come insegnante all'Accademia di Firenze, dall'Accademia di Firenze a Milano all'Accademia di Brera, 7 anni all'Accademia di Torino e ho concluso gli ultimi 25 anni all'Accademia di Brera alla scuola di decorazione. La mia visione artistica è legata molto alla pittura e all'installazione. Ho lavorato molto con progetti di arte ambientale, con il mosaico ceramico. Uno dei parchi più grandi si chiama il Giardino del Gigante, parco qui a Cento che ho realizzato alla fine degli anni 90. È stata un'operazione molto importante culturalmente e anche come funzione didattica, perché l'idea era quella di lavorare con gli studenti delle varie accademie che avessero questa possibilità di poter provare realmente in cantiere come funziona un cantiere, come funziona il mosaico, come si fa il mosaico ceramico. E il Giardino del Gigante è stata la prima scommessa che ho avuto la possibilità di realizzare. È un parco molto grande di 20.000 metri quadri con delle grandi sculture vivibili. E la cosa interessante è stato proprio il rapporto con gli studenti che didatticamente a ripetizione venivano ospitati con vitto e alloggio qui a Cento e c'era la possibilità per ognuno di loro di realizzare parte delle sculture che c'erano nel parco. Il mio lavoro anche in questi ultimi anni, anche quello pittorico, è sempre stato legato al disegno. Il carbone è uno dei mezzi fondamentali che ho sempre usato nella mia visione sia pittorica che nel lavoro disegnativo. Per quanto riguarda invece la parte installativa, spesso utilizzo oggetti di recupero a cui poter dare un'altra vita. Un'esposizione che sto preparando per la regione Emilia-Romagna sul mosaico, ci sono questi contenitori che sono delle bacinelle di metallo all'interno delle quali frammenti di mosaico ceramico ricompongono delle costellazioni celesti. Come l'esposizione a Bruxelles alla galleria Renews Art Gallery, ho pensato di inserire un video dedicato alla pioggia di San Lorenzo ed alcune bacinelle all'interno delle quali ci sono disegnate altre stelle cadenti dei planisferi. L'idea è quella di realizzare un'opera, diciamo così, dove la poetica sia un'unica poetica. Il video con la pioggia di San Lorenzo, questa goccia che cade nell'acqua dentro questa bacinella, dove all'interno sono disegnate delle mappe celesti con le stelle e di fronte, frontalmente, avere queste bacinelle con dei disegni delle costellazioni dipinte. C'è il contenitore di stelle e la pioggia di San Lorenzo. Molti di questi interventi di carattere installativo li ho realizzati in Belgio con una galleria con cui lavoro da parecchi anni, che è la Galleria Comas di Mons, e 2 anni fa ho realizzato una esposizione a Tournai nella chiesa di Saint-Jacques, una chiesa gotica con questo arredamento neogotico, dove le bacinelle diventavano una parte importante sull'altare, dove c'erano questi contenitori di stelle che davano quest'idea del senso del cielo alla rovescia dentro alle bacinelle. Un po' la stessa cosa che vorrei fare più in piccolo alla Renew Art Gallery di Bruxelles.
Questo viaggio in Belgio mi è servito per capire la poetica, la visione della Renew Art Gallery a Bruxelles, legata alla proposizione di poter esporre giovani artisti. Il problema dei giovani artisti è un problema annoso che esisteva per me alla fine degli anni 70, primi anni 80, ma anche prima. I giovani artisti spesso sono stati utilizzati per situazioni, diciamo, di mercato, e dopo qualche anno sono scomparsi perché il mercato non ne aveva più questo bisogno effettivo. Alcuni sono riusciti ad emergere e altri sono rimasti in questo limbo del lavoro, del loro lavoro personale. Ritornando dal Belgio in aereo mi sono letto una parte di questo bellissimo libro di Amsel Kiefer, dove appunto lui parlava anche delle problematiche del mercato contemporaneo. Il mercato contemporaneo è legato a un mercato spesso molto cinico che lega tutto alla visione, diciamo, monetaristica del lavoro. Ci sono delle visioni speculative dove galleristi ma anche collezionisti acquisiscono opere, le mettono nelle aste, le vanno loro stessi a ricomprare per poter aumentare i prezzi, e questo è diventato un problema, diciamo, internazionale, e per i giovani artisti insostenibile, perché diventa molto difficile per i giovani poter trovare spazi dove poter esporre, dove poter cominciare a vedere la funzionalità del loro lavoro. E credo che la galleria, la Renew Art Gallery a Bruxelles, abbia questa visione, fra virgolette, ancora poetica, di dare delle possibilità a giovani artisti di potersi mettere in mostra e capire se il loro lavoro può essere funzionale e dare un via a un processo professionale divulgativo della propria opera.